Non vedevo l'ora di fare questo video per dirvi ulteriori aggiornamenti sulla Ferrari, ma soprattutto sulla conformazione aerodinamica. Ma prima voglio partire da un argomento che è sorto in questi giorni e che ci permette di capire quanto lavoro stanno facendo a Maranello per cercare di raggiungere Red Bull, che rimane il target per questo 2024. Anche se abbiamo detto più volte sarà difficile che Ferrari riesca a sorpassare il team di Milton Keynes, però l'obiettivo deve essere sempre quello di migliorare e cercare di fare il massimo. E proprio per questo motivo la Ferrari del 2024, ovvero la Ferrari 676, sarà più leggera. Infatti lo staff tecnico di Enrico Cardile, che presenterà la monoposto poi il 13 febbraio, con la presentazione subito dopo anche lo shakedown a Fiorano, con i 200 km che percorrerà la monoposto di Maranello per fare le riprese per gli sponsor, ma anche per testare la macchina in pista nella prima uscita. Sappiamo che questa nuova Ferrari sarà vicina al peso limite di 798 kg. La SF23 l'anno scorso era 6 kg più pesante e sicuramente Ferrari non era tra le monoposto più pesanti. Abbiamo detto più volte che Red Bull ha accusato notevolmente il peso aggiuntivo, soprattutto con la RB18 nel 2022. Mentre nel 2023 Red Bull era riuscita a perdere di peso, Ferrari non era tra le monoposto più pesanti, tra cui invece c'era per esempio Mercedes e anche Alpine, ma sicuramente andare a alleggerire questa nuova monoposto porterà dei benefici non da poco. Una cosa è certa, in questa pausa invernale non vogliamo fare dei paragoni tra la SF23 e la Ferrari nuova, anche perché non abbiamo ancora dei dati concreti della pista. Però il lavoro a Maranello sta procedendo nella giusta direzione, come ha confermato anche Cardile. Target prefissato è stato raggiunto, quindi la macchina che vedremo il 13 febbraio avrà rispettato tutti gli step di lavoro della pausa invernale. Ovviamente sarà a vedere se questo lavoro fatto al simulatore, al CFD in Galleria del Vento, rispecchierà anche i valori in pista. Ma nel video di oggi voglio approfondire sia questo discorso del peso, ma soprattutto il discorso delle pance, perché ci sono degli aggiornamenti importanti su come verranno sviluppate e come andranno a essere simili a Red Bull ma al tempo stesso diverse, non andando a riprendere delle soluzioni di altri team. Ma andiamo a vedere tutto con calma, poi vedremo anche tutte le date delle presentazioni che sono state annunciate in questi giorni e infine andiamo a vedere anche una parentesi su Mercedes, Toto Wolff e Hamilton. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video perché è fondamentale per comprendere appieno lo sviluppo di Ferrari. Prima di continuare, se vi piacciono i video sul canale lasciate un like, iscrivetevi, attivate le notifiche. A voi non costa nulla, ma per me che faccio i video fa una gran differenza. Vi ringrazio di cuore tutto il supporto dei messaggi e dei commenti che mandate ogni giorno, cerco di rispondere a tutti quanti e a breve andiamo a vedere anche lo sviluppo delle pance di Ferrari e anche da parte del retrotreno. Voglio sapere però la vostra opinione sia su questo sviluppo di Ferrari e anche sul caso Wolff, Hamilton e Mercedes. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come Rastro e ora iniziamo subito con il video, ma prima sigla. Voglio essere subito chiaro, tutti i team cercheranno di andare a alleggerire la propria monoposto, perché in questo modo si riesce a avere più performance in pista con una monoposto più leggera. Quindi è vero che la Ferrari 676 sarà 6 kg più leggera rispetto all'anno scorso, andando a pesare circa 798 kg rispetto agli 804 del 2023. E quindi per la prima volta questa nuova Ferrari sarà molto vicina al peso limite, se non addirittura al di sotto di questo vincolo che è stato imposto dal regolamento tecnico della FIA. Ma voglio essere chiaro, anche Red Bull cercherà di andare al di sotto del peso limite, cercando di avere una zavorra da spostare per bilanciare il peso sulla nuova RB20, cosa che invece sulla RB19 non si era mai vista. Ma questo alleggerimento di peso, soprattutto quello di Ferrari, ci mostra un aspetto importante, che la rossa sta facendo un lavoro certosino nel cercare di ridurre il peso e le dimensioni di ogni elemento all'interno della scocca. Infatti lo stesso telaio è stato alleggerito, così anche la nuova scatola del cambio è stata ridotta nelle dimensioni per cercare di avere un diffusore più grande. Sono stati fatti anche degli interventi sul portamozzi e sul sistema dell'ibrido con una batteria ancora più vicina al peso minimo. Sappiamo che 10 kg in Formula 1 valgono circa 3 decimi in una pista come Barcellona e quindi un intervento sul peso andrà a influire notevolmente sulle prestazioni. È importante avere una monoposto più leggera e in caso andare a posizionare una zavorra per rispettare il peso limite in modo da bilanciare in maniera ottimale la monoposto e in questo modo riesce ad avere una monoposto più veloce in ogni condizione, perché il peso è quell'elemento che va a influire in ogni momento della gara, sia quando sei sul rettilineo sia quando sei in curva. Ogni momento in cui spingi, se hai una macchina più leggera riesci ad andare più forte. Possiamo dire che una riduzione di 6 kg vale circa 1,5 decimi sulle prestazioni al giro, prendendo come riferimento sempre la pista di Barcellona. Quindi sarebbe un ottimo miglioramento. Ma come vi dico sempre, non soffermiamoci tanto sul dato numerico, quanto migliora una monoposto, ma con questo video voglio trasmettervi il lavoro che stanno facendo in Ferrari, quanta dedizione ci sta mettendo per cercare di migliorare la monoposto
in ogni suo aspetto. Nulla è lasciato al caso. Prima di andare a vedere nel dettaglio le pance di Ferrari come cambieranno per questo 2024, voglio rimanere sempre sulla zona del retrotreno e parlarvi di alcuni dettagli che sono stati modificati. L'obiettivo di ogni team, e specialmente quello di Ferrari, è quello di migliorare e aumentare il volume d'aria che viene estratto dal diffusore, e di conseguenza, avendo più aria che riesce a uscire dal diffusore e quindi dal fondo, si riesce a generare più carico aerodinamico. Questo è quello su cui a Maranello stanno lavorando maggiormente, anche perché sappiamo che il fondo produce circa il 60% del carico aerodinamico di queste nuove vetture a effetto suolo, e di conseguenza elementi come il cambio, la trasmissione e il differenziale diventano fondamentali, perché se questi elementi rimangono come nel 2023 troppo ingombranti, non si riesce ad ampliare la grandezza del diffusore e per questo non si riescono a migliorare le prestazioni. Trasmissione e cambio sono due elementi che sono posti nella parte posteriore della monoposto, alle spalle del motore termico vero e proprio, e la scatola del cambio e la trasmissione funzionano tra di loro grazie a delle ruote dentate che ingranano a vicenda. Quindi ridurre la scatola in titanio del cambio comporta anche una riduzione di queste ruote dentate, e quindi questo è un lavoro molto minuzioso che lo staff di Enrico Cardile ha fatto a Maranello, e ciò comporta che è un lavoro al limite per cercare di avere una scatola del cambio e trasmissione più piccole, in modo da avere la zona del diffusore più grande e, come abbiamo detto prima, anche generare più carico. Quindi c'è sempre questo connubio affidabilità e aerodinamica che bisogna cercare di bilanciare per avere sì una macchina più forte, più prestazionale dal punto di vista del carico, ma al tempo stesso non andare a sacrificare troppo la meccanica per non incorrere in dei problemi di affidabilità, anche avendo meno power unit a disposizione quest'anno rispetto all'anno scorso, come abbiamo detto qualche video fa, con 3 motori in totale nell'anno. Ovviamente anche tutti gli elementi accessori come il sincronizzatore, gli alberi di calettamento delle ruote e leveraggi per spostare gli ingranaggi sono stati ridotti nelle dimensioni per puntare appunto ad avere un diffusore più grande. Sappiamo che i team possono lavorare sul motore solamente sull'affidabilità e non sulle prestazioni. Ferrari sembrerebbe aver giustificato gli interventi fatti al cambio e al motore per questo motivo, per cercare quindi di modificare sia le ruote dentate utilizzando un nuovo acciaio in lega, ma cercando di risolvere anche i problemi di affidabilità degli 8 cambi a disposizione che si hanno durante l'anno. E quindi la nuova lega metallica utilizzata nel cambio assicura le stesse caratteristiche meccaniche del cambio precedente, ma con dimensioni più piccole. E quindi c'è stato uno studio molto attento in Ferrari anche sull'utilizzo di nuovi materiali che consentono dimensioni ridotte e anche di arrivare a temperature più elevate, mantenendo la stessa efficacia di utilizzo sia della scatola del cambio che delle ruote dentate, ma arrivando addirittura a temperature più alte, causate magari da maggiori atomi di gas che si hanno in quel momento. Quindi teoricamente si può andare ancora più al limite sulle temperature. Dico teoricamente perché sì, questi aggiornamenti sembrano essere promettenti, ma attenzione che sono soluzioni nuove che stanno sperimentando in Ferrari, quindi ci vuole un po' di tempo per capirne bene la loro efficacia anche in pista. Ci tenevo a parlarvi nel dettaglio di questi elementi che stanno sviluppando a Maranello perché sono fondamentali per capire come si può migliorare il diffusore e il fondo, che sono una conseguenza della riduzione nelle dimensioni degli elementi interni della monoposto. È una sfida molto azzardata di Ferrari questa per andare al limite, ma penso che sia una giusta direzione per cercare di spingersi oltre rispetto al mero compitino di fare una monoposto veloce. Qua stiamo parlando di cercare di andare al limite, ma parliamo di un altro aspetto che è sotto i riflettori. Manca ormai un mese alla presentazione del 13 febbraio e adesso abbiamo la certezza che Ferrari andrà più nella direzione di Red Bull sulle pance rispetto a quella che ha adottato McLaren e Aston Martin nel 2023. Sappiamo che fino all'anno scorso le pance di Ferrari servivano a creare un effetto outwash, mandando l'aria al di fuori della vettura, cercando di sfruttare il canale in-wash, quello all'interno delle pance, per mandare l'aria verso il retrotreno, un concetto aerodinamico opposto rispetto a quello di Red Bull, mentre nel 2024 Ferrari cercherà di sfruttare maggiormente i flussi che arrivano dalla parte anteriore della vettura, utilizzando maggiormente un convogliatore dei flussi esterni, praticamente al massimo regolamentare, per condizionare la scia degli pneumatici anteriori. Ma cosa significa in parole povere? Si andrà a abbandonare lo svaso interno delle pance, che crea un canale in-wash verso la parte posteriore, ma si utilizzeranno delle pance molto scavate sotto, con un'andatura downwash nella parte finale, che però nella parte iniziale sotto la bocca dei radiatori raccoglie i flussi che arrivano dalla parte anteriore per portarli alla parte posteriore, così come ha fatto Red Bull in questi anni. Quindi il cono anti-intrusione verrà posizionato più in basso dove c'è il fondo, l'abbiamo detto più volte che l'anno scorso in una posizione troppo alta che andava a disturbare i flussi aerodinamici sotto la bocca dei radiatori. Questo elemento è stato spostato e quindi questo è un miglioramento di Ferrari dal punto di vista aerodinamico, ma ora sappiamo con certezza che Ferrari non seguirà le pance di McLaren
McLaren e Aston Martin, che presentavano comunque uno svaso in wash interno, ma si punterà ad andare nella direzione di Red Bull. Per avere uno svaso sotto la bocca ai radiatori molto grande, le pance di per sé saranno molto più semplici, quindi concentrandosi non tanto sul spostare il flusso anteriore verso l'esterno e raggrupparlo solamente nello svaso in wash, ma si cercherà, come ha fatto anche Red Bull, di sfruttare il sottosquadro al di sotto delle pance per andare a portare più flussi possibili nella parte posteriore della vettura. E non è un caso che il deviatore esterno posto prima del fondo sarà completamente rivisto per cercare di modificare l'andamento dei flussi non solo nella parte superiore della vettura, ma anche nella parte inferiore, prima dell'ingresso dei canali venturi. E quindi sappiamo con certezza che Ferrari non andrà nella direzione di McLaren e Aston Martin, e su questo punto una cosa possiamo dirla: la modifica delle pance fatta a Barcellona nel 2023 è stato un primo step per comprendere l'andamento dei flussi per portare a termine questa modifica aerodinamica nel 2024. Quindi Ferrari ha già dei dati a disposizione per comprendere questa modifica, non parte totalmente da zero. Così anche Mercedes è nella stessa situazione. Per questo hanno deciso di continuare verso la direzione di Red Bull e non deviare verso una possibile direzione di McLaren e Aston Martin, che sarà da vedere se continueranno nella loro direzione o se anche loro seguiranno il team di Milton Keynes. Concludo parlando di un dettaglio importante di Mercedes e andiamo a vedere le date di presentazione che sappiamo finora delle nuove monoposto 2024. Prima di tutto sappiamo che Toto Wolff ha rinnovato con Mercedes per altri 3 anni. Infatti il team principal austriaco ha detto che è determinato a tornare a vincere. La monoposto 2024 provata al simulatore non è confrontabile rispetto alle 2 Mercedes che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, ed è certo che Hamilton possa puntare nuovamente a lottare per il titolo con una vettura competitiva, e lui sarà lì al suo fianco. Sappiamo che Toto Wolff detiene il 33% delle quote del team Mercedes, quindi è normale che continui in quel team, però sicuramente questa mossa dà ancora più sicurezza al team di Brackley per provare a tornare a essere competitiva nei prossimi anni e tornare a lottare per il titolo. Quello è il loro obiettivo. Dopo aver cacciato Mike Elliott, ora che è sostituito da James Allison, la direzione è chiara: vogliono una V15 che gli permetta di mettere il primo passo per lottare per il titolo. Magari non sarà una vettura che riuscirà a battere Red Bull, ma a lungo andare sarà la base per arrivare alla macchina che sarà nei prossimi anni quella con cui lotteranno per il titolo. Ha anche dichiarato Toto Wolff che non stanno puntando solo al 2026, ma vogliono già cercare di battere Red Bull nel 2024, e ora sappiamo anche delle date aggiuntive di presentazione dei team. Ferrari sappiamo che svelerà la propria monoposto il 13 febbraio, con anche uno shakedown subito dopo. Mercedes sarà il 14 febbraio, Red Bull sarà invece il 15 febbraio, quando tutti pensavano l'8, invece no, hanno confermato che sarà il 15 la data di presentazione della RB20, che poi non la vedremo neanche la RB20. Probabilmente vedremo una macchina camuffata come è stato negli scorsi anni, solo per mostrare gli sponsor di quest'anno, ma non mostreranno delle soluzioni tecniche. Alpine verrà mostrata il 7 febbraio, mentre la prima a mostrare la propria macchina sarà Stake F1 Team, la ex Alfa Romeo, che mostrerà la macchina il 5 febbraio, con anche Williams in quel giorno. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste modifiche che sta facendo Ferrari e anche della mossa di Toto Wolff di rinnovare con Mercedes. Secondo voi nei prossimi anni potremmo ritrovare una Mercedes competitiva per il titolo? Chi ha più chance tra Ferrari e Mercedes di tornare là in alto per lottare contro Red Bull? Ditemi la vostra nei commenti, sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana parliamo di Formula 1 e Automotive. Non vedo l'ora di farvi vedere anche l'esperienza con Alpine sul ghiaccio, che sarà settimana prossima. Vi ricordo che tutte le presentazioni le vedremo in live qui sul canale e sarò insieme ad altri ospiti per commentare le macchine e vi dirò anche la mia opinione su ogni team, quindi vi aspetto per parlarne insieme. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.